Oggi parleremo di trauma psicologico, cercheremo di capire che cos'è, quali conseguenze comporta e come è possibile trattarlo. Piccolo spoiler, il Covid, la pandemia e il conseguente isolamento lockdown può essere considerato un evento traumatico? Alla risposta ci arriverete da soli guardando questo video. Per capire che cosa si intende per trauma è possibile partire dall'etimologia del termine, che in greco vuol dire ferita psicologica nel nostro caso. Quindi qualsiasi situazione che provoca nel soggetto che la vive un senso opprimente di vulnerabilità e di perdita di controllo. È importante capire dunque che l'evento traumatico segna nella vita del soggetto che lo subisce una brusca interruzione tra quello che era il passato e quello che dovrebbe essere il futuro. In sostanza, dopo che un evento traumatico si presenta, niente sarà più lo stesso. Un qualsiasi evento, per essere definito come traumatico, ovviamente deve presentare delle specifiche caratteristiche. Ad esempio, non può essere previsto, colpisce con rapidità, mette in pericolo di vita e non può essere controllato. Chiaramente può essere vissuto in prima persona, quindi come attore protagonista di questo evento traumatico. Si può assistere come spettatore esterno e quindi osservare un evento traumatico che coinvolge altre persone, oppure possiamo entrare in contatto con l'evento tramite il racconto di persone a noi vicine, ma anche attraverso dispositivi multimediali tramite i quali osserviamo video, foto o leggiamo notizie riguardanti l'evento traumatico. Quando parliamo di conseguenze psicologiche causate da un trauma, spesso si fa riferimento al disturbo da stress acuto o soprattutto disturbo post-traumatico da stress. La differenza sostanziale è che nel primo caso i sintomi si manifestano immediatamente e per un periodo di tempo limitato. Nel disturbo post-traumatico da stress invece alcuni sintomi, non tutti, possono manifestarsi subito dopo il trauma, ma possono accompagnare la persona anche per più di un mese, talvolta anche 6 mesi, un anno o per tutta la vita. Una conseguenza psicologica comune a tutti gli eventi traumatici è che solitamente si tende a rivivere quell'evento dal punto di vista emotivo, fisico e cognitivo. E questo attraverso dei sintomi, quali ad esempio le immagini intrusive che colpiscono le persone soprattutto nei momenti di relax, dove si continua a rivivere in modo incontrollato l'evento che ci ha coinvolto. Ma l'elenco dei sintomi è lungo e tra questi troviamo il terrore che l'evento possa ripresentarsi, disturbi del sonno, iperarousal o ipervigilanza. Questo vuol dire che si risponde in modo esagerato a degli stimoli anche di lieve entità, o ancora irritabilità, disturbi dell'umore, disturbi sessuali e utilizzo di droghe. Una grossa fetta di persone esposte ad un evento traumatico risolve queste difficoltà emotive in modo automatico. Per la fetta restante, che si aggira intorno al 30%, invece è necessario l'aiuto e il sostegno da parte di uno specialista. Questo perché solitamente non si riesce a metabolizzare e ad elaborare quelle emozioni e soprattutto non si riesce a rispondere ad una domanda esistenziale. Perché è successo? Perché proprio a me? E per tornare alla domanda iniziale, ovvero se il Covid, la pandemia e l'isolamento possono essere considerati come evento traumatico, credo vi siate già dati una risposta. Abbiamo tutte le caratteristiche di un evento traumatico e in quanto tale può dar vita ad una serie di sintomi psicologici e negativi che possono influenzare la nostra qualità di vita e per tale ragione, qualora abbiate i primi campanelli d'allarme, non esitate a contattare un professionista o comunque a parlarne con qualcuno.